Una volta eseguito il coccio, se la nostra sostanza risultasse essere organica o metallorganica, dovremmo eseguire il saggio di Lassaigne. Il saggio di Lassaigne serve per conoscere da quali elementi è formata la nostra sostanza. Quindi noi andremo a ricercare con il saggio di Lassaigne azoto, zolfo e gli alogeni. Gli alogeni sono cloro, iodio e bromo. Per eseguire il saggio di Lassaigne abbiamo bisogno di una spatolina in metallo, una pinza per crogiolo in acciaio, un beccherino da 50 ml, un cilindro contenente all'incirca 5 ml di acqua, il mortaio con la nostra polvere già prestata, quindi già finemente triturata, e una bacchetta di vetro. Quindi prendiamo il nostro crogiolo, il nostro mortaio, e andiamo a prendere gli altri oggetti che ci servono per eseguire il saggio di Lassaigne. Per prima cosa preleviamo un tubicino da saggio, poi prenderemo un foglietto di carta da filtro che ci servirà per asciugare il sodio metallico. Adesso andiamo nella postazione dove si trova il sodio metallico per prelevarne due pezzettini. Allora, prima cosa introduciamo nel nostro tubicino da saggio un certo quantitativo di polvere, che sarà all'incirca dai 20 ai 30 mg. Si può fare anche a occhio senza pesarla, basterà vedere sul tubicino la quantità di polvere necessaria per eseguire il Lassaigne. Più o meno sarà questa quantità. Quindi appoggiamo il nostro tubicino da saggio sulla menzolina e andiamo a estrarre i nostri pezzetti di sodio metallico che ci serviranno per fare il saggio di Lassaigne. Ne prendiamo un pezzettino e due pezzettini. Il sodio metallico è abbastanza malleabile, quindi se il pezzetto è troppo grande potrà essere tagliato con la spatolina stessa. Tutti i residui vanno rimessi all'interno del contenitore del sodio, che va richiuso immediatamente dopo l'uso. Ora dobbiamo asciugare questi pezzettini di sodio che abbiamo tirato fuori con la carta da filtro che avevamo. Li asciughiamo in tutte le parti. Quindi mettiamo un pezzetto di sodio a diretto contatto con la nostra polvere, quindi lo introduciamo nel nostro tubicino da saggio e lo lasciamo cadere sul fondo a contatto diretto con la polvere, mentre l'altro pezzettino, dopo avergli dato una forma per cui possa entrare nel tubicino, lo mettiamo a metà circa del tubicino da saggio, così, in questo modo. Riprendiamo tutta la nostra attrezzatura, compresa la carta, e andiamo verso il polvere. Possiamo appoggiare tranquillamente in modo orizzontale il nostro tubicino, mettere a posto il mortaio con la nostra polvere e la spatolina,
ora non rimane che regolare il bunzen. Per eseguire il saggio di rassegna il bunzen deve essere posto in maniera parallela al piano di lavoro, in questo modo, e la fiamma deve avere una certa potenza che vedrete adesso. Cercate di non fare alla fiamma una punta troppo accompagnata, in quanto rischierebbe di forare il vostro tubicino da saggio, quindi ci vuole una certa potenza ma non un'eccessiva potenza. Ecco, questa è la regolazione giusta per eseguire il saggio di rassegna. Aprite l'acqua. Per questa prova è fondamentale indossare gli occhiali o i propri occhiali. Quindi prendete il vostro tubicino da saggio con la punta delle pinze rivolta verso di voi, sempre la punta rivolta verso di voi. Prendete sulla punta il vostro tubicino da saggio, versate l'acqua nel beccherino da 50 ml, se siete destri portate il becker a destra del bunzen e tenete a portata di mano la vostra bacchetta, quindi abbassate la cappa in modo da evitare schizzi di qualsiasi genere e incominciate a eseguire il saggio di rassegna. Il tubicino tenuto con la punta delle pinze verso l'estremità aperta va passato sulla fiamma in modo veloce all'inizio, in modo da far fondere la sostanza e il sodio a stretto contatto con la sostanza stessa. Questo passaggio va fatto all'inizio lentamente, cioè il passaggio sulla fiamma deve essere veloce, per poi proseguire lasciando sempre di più il tubicino a contatto con la fiamma. In modo da evitare che i vapori all'interno del tubicino si incendino e quindi trascinano con sé la sostanza, gli elementi da analizzare. Lo lasciate sempre per più tempo sulla fiamma e poi alla fine ce lo lasciate in modo permanente, così da far arroventare per bene il tubicino. Quando il tubicino avrà raggiunto una colorazione rosso ciliegia, comincerete a contare il tempo di permanenza sulla fiamma calcolato più o meno in 15-20 secondi. Quindi da adesso cominciamo a contare fino a 15. 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A questo punto lascerò cadere il tubicino nel beccherino contenente l'acqua, il tubicino si spaccherà. Aiuterò a spaccare il tubicino con una bacchetta di vetro e facendo fare la giravolta al tubicino stesso. Quello di cui mi raccomando è di non toccare mai il tubicino con le mani, mai.
Perché il beccherino con le mani? Mai, perché alcuni pezzetti di solio metallico potrebbero attaccarsi al vetro del becker e ustionarvi gravemente le mani. Quindi spaccate il tubicino e lo lasciate raffreddare sotto carta. Una volta che il beccherino si è raffreddato, quindi raffreddate le pinze. Una volta che il beccherino si è raffreddato, possiamo procedere alla filtrazione. Alla filtrazione della soluzione alcalina. Cioè questa soluzione che abbiamo qui adesso si chiama soluzione alcalina. Ci richiamo sulla nostra postazione di lavoro e appoggiamo il nostro beccherino. Quindi andiamo a prendere un altro fogliettino di carta da filtro, un paio di forbici e procediamo a costruire il nostro filtro. Il filtro si fa in questo modo: si piega la carta unendo i due vertici opposti una volta e unendo gli altri vertici opposti un'altra volta, così, in modo da formare un triangolo. Questo triangolo avrà due tasche, una e due, che funzioneranno da filtro. Quindi ne scegliamo una, cerchiamo di adattarla al nostro filtro, quindi prendiamo più o meno la misura di quanto deve essere tagliata con le forbici la carta. Facciamo un taglio in questo modo e abbiamo ottenuto il nostro filtro. Lo metteremo sull'imbutino, quindi lo metteremo sopra una provetta e andremo a filtrare la nostra soluzione alcalina. Questo pezzetto di carta da filtro non lo buttate, in quanto potrà servirvi per fare il saggio di identificazione dello zolfo. Infatti basterà bagnare il nostro pezzetto di carta con dell'acetato di piombo numero 15 del vostro bancone, quindi acetato di piombo, lasciar cadere una goccia di acetato di piombo sul pezzetto di carta. Ecco qua che abbiamo fatto la cartina di acetato di piombo. Quindi con l'imbutino lasciamo cadere una goccia della nostra soluzione alcalina sulla parte imbevuta di acetato di piombo e la formazione di una colorazione scura, marrone scuro tendente al nero, ci indicherà la presenza di zolfo. Questo è saggio positivo per lo zolfo. Finiamo di filtrare la nostra soluzione alcalina e intanto ci prepariamo per l'esecuzione del saggio successivo, che è quello dell'azoto. Una cosa importante: se io ho lavorato bene, la colorazione della soluzione alcalina è questa, quindi la soluzione alcalina dovrà essere incolore e limpida, quindi non torbida e incolore. Se eventualmente fosse color nocciola chiaro, potremmo ancora utilizzarla per eseguire i nostri saggi, altrimenti dovremmo ripetere il saggio di Lascelles. Quindi dicevo che adesso ci prepariamo per l'esecuzione del saggio per la ricerca dell'azoto con solfato ferroso, che è la lettera E del vostro bancone. Quindi prendete il solfato ferroso, con una spatolina lo mettete in una provetta pulita e asciutta
quindi lo fate cadere sul fondo della vostra provetta, ne prendete più o meno questa quantità e lo fate cadere sul fondo della vostra provetta. Richiudete il solfato ferroso, lo rimettete al suo posto, così come rimetterete al proprio posto le forbici prese in precedenza, e aggiungete al solfato ferroso alcune gocce della vostra soluzione alcalina. Ora dovremo portare all'ebollizione la nostra soluzione alcalina con il solfato ferroso. Per fare questo dobbiamo utilizzare la pinza di legno. O pinza per provette, che serrerà la nostra provetta in alto in questo modo. Ora, per portare l'ebollizione, se io usassi la fiamma con questa potenza, sicuramente spaccherei la provetta, quindi dovrò regolare la fiamma in modo che sia molto blanda, quindi la fiamma deve essere regolata in questo modo. Quindi adesso dovrò portare l'ebollizione della mia provetta. Quando la metterò sulla fiamma dovrò agitarla in continuazione, ruotando l'indice e il pollice in questo modo, in modo da non farla spaccare, e tenere la bocca della provetta rivolta verso il muro, mai puntarla verso i vostri colleghi. Ecco, vedete la sostanza. La soluzione bolle, la lascio raffreddare qualche secondo e la riporto all'ebollizione una seconda volta. Quindi mi recherò nella mia postazione e prenderò dell'acido solforico 2 normale, che è il numero 4 del reagentario generale. Acido solforico 2 normale. Verserò dell'acido solforico 2 normale all'interno della mia provetta e la formazione di una colorazione azzurra mi indicherà saggio positivo per l'azoto. Alcune volte il saggio non è così evidente, o perché sono presenti elementi che riescono a trascinare via l'azoto, o perché il saggio dell'assegno è stato eseguito male, potrò avere una colorazione molto blanda. In questo caso io dovrò prendere un foglio di carta da filtro. Quindi a volte l'assegno potrebbe avere questa colorazione, come vedete è molto blanda. Quindi per individuare, vedere se l'assegno è positivo per l'azoto, dovrò innanzitutto lasciare a riposo la provetta per alcuni minuti, poi effettuare una filtrazione con un pezzo di carta da filtro nuovo, rifacendo il filtro come prima, e filtrando la mia soluzione.
volta che tutta la soluzione che ho messo nel filtro è passata sotto, aprirò il mio filtro e osserverò quello che è successo. Come vedete c'è una parte che è leggermente azzurra. Quelle sono delle particelle di precipitato che sono rimaste intrappolate all'interno della carta. Potremmo anche lavarlo sotto l'acqua e vedrete che le particelle non scompariranno comunque. Mettiamo su una superficie bianca in modo da vederlo. Vedete che sono rimaste intrappolate all'interno delle fibre della carta delle piccole particelle di precipitato. Questo è indice di saggio positivo per l'azoto, anche in una soluzione molto diluita. Una volta ricercati azoto e zolfo, se essi risultano positivi, sebbene anche uno solo dei due, o solo azoto o solo zolfo, o tutti e due, non potrò fare la ricerca degli alogeni direttamente sulla mia soluzione alcalina, ma dovrò eliminare azoto e zolfo sotto forma di acido solfidrico e acido cianidrico. Quindi prenderò una piccola porzione della mia soluzione alcalina, la metterò in una provetta asciutta e pulita, un po' troppa, ne mettiamo un po' di meno. Ecco, più o meno questa quantità di soluzione alcalina, e la acidificherò con un uguale volume di acido nitrico 2 normale. Quindi ho raddoppiato il volume. Rimetto a posto il mio reattivo con la pinza per provette, quindi la pinza di legno. Prenderò la mia provetta e andrò a dimezzare il volume sul bunker, sempre con la fiamma molto blanda e sempre con la bocca della provetta rivolta verso il muro, agitando in continuazione. Più la provetta è inclinata, più è facile evaporare, in quanto la superficie di evaporazione è maggiore, quindi dovrò evaporare a lungo. Anche il parecchio della provetta. Vedete il vapore che si sviluppa dalla bocca della provetta, quindi la soluzione si sta concentrando. Non respirate i vapori della provetta in quanto sono tossici, soprattutto in presenza di azoto, in quanto si forma acido cianidrico. Mi raccomando, la fiamma blanda e l'agitazione continua. A questo punto, quando ho dimezzato il volume della mia provetta, potrò reintegrare il volume con un po' di acqua. Quindi
aggiungerò del nitrato d'argento, reattivo nitrato d'argento R1 numero 20 del vostro bancone. Fate attenzione con il nitrato d'argento in quanto tende a macchiare le mani. Aggiungendo una goccia di nitrato d'argento vedete che si forma un precipitato. In questo caso è un precipitato giallo, quindi non posso stabilire se si tratta di iodio, bromo o addirittura se ci sia anche il cloro coperto dal colore giallo degli altri due elementi. Quindi dovrò effettuare un'ulteriore prova per distinguere i tre elementi. Qualora non fossero stati presenti né azoto né zolfo nella mia soluzione alcalina, potevo acidificare direttamente con acido nitrico e aggiungere il nitrato d'argento senza eliminare azoto e zolfo in quanto non presenti. Quindi abbiamo aggiunto il nitrato d'argento e abbiamo notato la formazione di un precipitato giallo. Potrebbe anche essere presente un precipitato bianco, ma sarebbe mascherato dal giallo dello iodio o dal giallino del bromo. Quindi per vedere adesso se c'è il cloro, prendiamo la nostra sospensione, in questo caso, la nostra soluzione con il precipitato, e lo trasferiamo in una provetta da centrifuga, una provetta conica come vedete. Quindi ci vediamo alla centrifuga prendendo un'altra provetta e una spruzzetta con l'acqua. Piano, piano. Non vedo. Sistemiamo le due provette in una bilancia e andiamo a bilanciare le due provette. Una volta bilanciate, accendiamo la nostra centrifuga e la apriamo tenendo premuto questo pulsante e aprendola in questo modo. Quindi le provette vanno inserite all'interno della centrifuga in posizione opposta l'una all'altra. Quindi sono in posizione diametralmente opposta. Chiudiamo la nostra centrifuga. Ruotiamo il timer per i minuti, per 5 minuti circa, 5 minuti circa, e incominciamo a aumentare la velocità fino a portarla al massimo. Come vedete si spegne la luce rossa e la centrifuga non è più possibile aprirla. Sarà possibile aprire la centrifuga solo quando il rotore sarà completamente fermo e si riaccenderà la luce rossa. Mi blocco. Trascorsi i 5 minuti di centrifuga aspettiamo che si riaccenda la luce rossa per aprire la nostra centrifuga. Quindi adesso che si è accesa la spia rossa possiamo riaprire la centrifuga. Prendiamo le nostre provette, una con l'acqua che serviva per bilanciare e una con il precipitato che come vedete si è compattato sul fondo.
versiamo il liquido sopranatante sulla provetta in modo da scolarla completamente e da lasciare il precipitato sul fondo della nostra provetta. A questo punto dovremo aggiungere del carbonato d'ammonio che ci avremo sul nostro bancone, e quindi con una spatolina agitare il contenuto della nostra provetta contenente il precipitato in modo da favorire la dissoluzione del precipitato di argento cloruro. Il bromuro d'argento e lo ioduro d'argento non si scioglieranno. Ora dovremo ricentrifugare la nostra soluzione lanciando di nuovo le due provette ripetendo l'operazione di centrifuga. A questo punto utilizzeremo non più la parte con il precipitato, ma la parte liquida sovrastante, quindi il centrifugato. Lo metteremo in una provetta e ci aggiungeremo dello ioduro di potassio che troveremo nel risultato generale. Andiamo a cercarlo sotto potassio ioduro, la numero 54. Se si forma un precipitato giallo di ioduro d'argento, significa che era presente il cloro. Ecco qua, messaggio positivo. Tutta la parte teorica riguardante questo processo la potrete vedere a lezione col professore. Una volta che abbiamo visto che c'è il cloro, sicuramente sarà presente iodio e bromo, in quanto abbiamo visto c'era un precipitato giallo. Ora dovremo vedere se sono presenti tutti e due o uno solo. Quindi sulla nostra soluzione alcalina fresca, in questo caso, non quella trattata con acido nitrico, quindi nitrato d'argento, dovremo fare le seguenti prove. Quindi prendiamo una parte della nostra soluzione alcalina,
una parte della nostra soluzione alcalina fresca, ci aggiungeremo dell'acido solforico 2 normale in modo da acidificarla. Quindi aggiungeremo del diclorometano che si stratificherà in fondo alla provetta in quanto più pesante dell'acqua della fase acquosa. È importante aggiungere il diclorometano o cloroformio in quanto aggiungendo dell'acqua di cloro noi trasformeremo gli ioni I- e Br- ioni I0 e Br0 che sono poco solubili nella fase acquosa ma molto solubili nella fase organica. La fase organica rimane sul fondo, quindi noteremo una colorazione violetta nel caso dello iodio e o rosso-bruna nel caso del bromo. Se sono presenti tutti e due, il fenomeno che si verificherà è questo. Prima verrà ossidato lo iodio, poi continuando ad aggiungere acqua di cloro lo iodio passerà a iodato incolore e verrà di seguito ossidato il bromo. Quindi prima comparirà la colorazione violetta dello iodio, poi la colorazione rosso-bruna del bromo. Chiudo? Quindi adesso andremo ad aggiungere a questa soluzione dell'acqua di cloro e vediamo quello che succede. L'acqua di cloro la trovate sul bancone numero 16. Ci rechiamo sotto K quando i vapori di cloro sono tossici e incominciamo ad aggiungere acqua di cloro alla nostra soluzione. L'operazione è abbastanza lunga, quindi ci vorranno alcuni minuti. Come vedete, la parte inferiore della provetta dove c'è la fase organica, quindi di clorometano, si sta colorando in violetto. Quindi è sicuramente presente lo iodio. Ora, continuando ad aggiungere acqua di cloro, lo iodio dovrebbe passare completamente a iodato e diventare incolore e, se fosse presente il bromo, comparire la colorazione rosso-bruna del bromo. Speriamo che sia abbastanza concentrata questa. Quindi, continuando ad aggiungere acqua di cloro, lo iodio passa a iodato e il bromo passa a Br0 solubile nella fase organica che dà questa colorazione giallo-bruna. A questo punto abbiamo individuato tutti e tre gli alogeni. Se sono presi singolarmente otterremo questa colorazione, non la otterremo se è presente solo iodio, non otterremo la colorazione violetta se è presente solo cloro, otterremo questa colorazione solamente se è presente solo cloro. Ora vediamo la differenza di colore tra i tre precipitati
cloro, bromo e iodio. Le soluzioni sono già state acidificate con acido nitrico, quindi non resta che aggiungere il nitrato d'argento. Questo è il cloro, questo è il bromo e questo è lo iodio. Questa è la differenza tra iodio e bromo. Adesso vediamo la differenza di colore tra tre precipitati di cloruro d'argento, bromuro d'argento e ioduro d'argento. Le tre soluzioni contengono quindi cloro, bromo e iodio. Alle tre soluzioni è già stato aggiunto dell'acido nitrico, quindi andremo ad aggiungere una goccia di nitrato d'argento per vedere le colorazioni che si ottengono. Questo è il cloro, questo è il bromo e questo è lo iodio. Come vedete sfumano l'una verso il colore dell'altro. Questa è la differenza tra cloro e bromo, molto difficile da stabilire. Questa è la differenza tra bromo e iodio. Anche qui non è che ci sia una grossa differenza, anche se si nota una colorazione più sul giallo dello iodio, mentre invece questo è il confronto tra cloro e iodio e vediamo che la differenza qui è più netta.